Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di Puglia, ma parlare di Puglia vuol dire di Italia, visto che la Puglia è stata governata per anni dal centrodestra. L'ultimo governatore mandato a casa nel 2005 da Vendola è oggi ministro dei rapporti con le regioni, e dal 2005 appunto la Puglia è governata da Nichi Vendola, leader di Sinistra Ecologia e Libertà, che si propone come leader o come premier del centro-sinistra tutto nelle primarie che si dovrebbero tenere, PD permettendo, se e quando si avrà la certezza che si andrà a votare. Quindi parlare di Puglia vuol dire parlare del futuro, soprattutto del centro-sinistra e quindi del paese, e significa andare a vedere se nelle prove su strada fatte in questi 6 anni Vendola ha dimostrato di essere la persona giusta, e come leader politico e come pubblico amministratore. Come politico lo conosciamo da 30 anni, perché sono almeno 30 anni che è in politica, dal PC in avanti. Come amministratore la sua esperienza è questa: è un governo di una regione prospera, la regione più prospera del sud, più avanzata del sud, ed è un governo interessante perché appunto è il governo di una giunta presieduta da un personaggio che si dichiara senza esitazioni comunista, gay, cattolico. Insomma, non è stato facile per Vendola farsi accettare in una regione del sud, eppure ci è riuscito, vincendo prima le elezioni primarie nel centro-sinistra, avendo contro potentati molto importanti, e poi riuscendo a vincere la partita più difficile, che era quella contro il candidato del centrodestra, la prima volta Raffaele Fitto, la seconda volta Rocco Palese, e tutte e due le volte ha vinto le primarie e ha vinto le elezioni regionali. Bisogna vedere se quello che ha fatto in questi 6 anni dà indicazioni positive o negative su quello che potrebbe fare nel caso in cui vincesse anche le primarie nazionali e quindi in seconda battuta le elezioni nazionali, e prendesse in mano il governo dell'Italia. Dico subito che in questa chiacchierata di oggi non mi interessano i reati, anche perché Vendola, i giudici hanno stabilito che non ne ha commessi, lo hanno archiviato. Si parla anche di D'Alema in quello che diremo dopo, non è stato nemmeno indagato questa volta, e quindi i reati non ci interessano. Ci interessano le capacità politiche e amministrative di questi due leader, che sono la figura più importante della sinistra radicale, Vendola, e la figura più importante, l'azionista di maggioranza del Partito Democratico, D'Alema. Entrambi razzolano nel pollaio pugliese e lì hanno il loro collegio elettorale, il loro bacino di voti. Interessano quindi i comportamenti, nemmeno tanto dal punto di vista morale ed etico, dal punto di vista dell'efficienza e della convenienza per i cittadini, a proposito appunto del loro modo di governare e di intendere la politica e l'amministrazione, che sono due cose diverse, la politica e l'amministrazione. E quindi è su questi due binari che vanno giudicati i politici in un paese dove non si riesce mai a distinguere la politica dall'amministrazione. Non ci interessano i reati, però ci sono delle indagini che sono arrivate alla conclusione provvisoria, archiviazioni per alcuni, arresti per altri, richieste di autorizzazioni all'arresto per altre persone ancora, divulgazione quindi degli elementi raccolti dai magistrati, che ovviamente, indagando per 3 anni sulla sanità in Puglia, hanno potuto raccogliere materiale molto più penetrante di quello che possono raccogliere i giornalisti, anche se basta e avanza quello che hanno raccolto i giornalisti, secondo me, per farsi un'idea. E che cosa hanno deciso alla fine di queste indagini i magistrati, che indagavano da 3 anni sulla sanità?
hanno deciso che il sistema è un sistema clientelare e ai confini della malavita. E hanno anche deciso che non è cambiato nulla da quando governava il centrodestra a quando ha cominciato a governare il centrosinistra con Vendola. Mi spiego. L'ultimo governatore della Puglia, rimasto in carica soltanto una legislatura, quindi soltanto 5 anni, era appunto Raffaele Fitto. Il bilancio di Fitto sono 2 processi nei quali è stato già rinviato a giudizio e quindi sono già in corso davanti al Tribunale di Bari, per varie storie di tangenti, di falsi, e credo che esista addirittura un'accusa di associazione a delinquere, ma potrei sbagliarmi. In ogni caso sono storie di mazzette. Le più importanti sono quelle che riguardano finanziamenti illeciti che i giudici gli contestano, provenienti da Giampaolo Angelucci, romano, membro della famosa famiglia Angelucci che pubblica Libero e Il Riformista, e che è soprattutto un costruttore, un immobiliarista e è uno dei re delle cliniche private convenzionate con la sanità pubblica, il quale che cosa voleva fare in Puglia? Voleva mettere in piedi e ha messo in piedi 11 residenze sanitarie assistite dalla regione, ha ottenuto l'appalto era da 198 milioni di euro, 400 miliardi di lire, e poi secondo l'accusa si è sdebitato con Fitto pagandogli un pezzo della campagna elettorale con un versamento di 500 mila euro, 1 miliardo di vecchie lire, passato addirittura attraverso la società degli Angelucci che edita Libero. Fitto ha detto di aver messo regolarmente in registro quel finanziamento. I giudici hanno obiettato che non basta mettere a bilancio le tangenti, se sono tangenti, cioè soldi in cambio di atti non dovuti, addirittura di atti dovuti. La corruzione non si può mettere a bilancio e sbiancare, la corruzione è sempre corruzione anche se viene messa a bilancio. Vedremo il processo. In ogni caso Fitto doveva essere arrestato secondo il GIP che aveva emesso il mandato di cattura, ma aveva avuto il tempismo di rifugiarsi in Parlamento e quindi la sua richiesta di arresto è stata respinta dall'Aula e prima dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Nel 2006 finisce l'era Fitto. Fitto va in Parlamento e di lì a poco diventa ministro. Arriva Vendola, la sanità pugliese è devastata per questioni etiche, per questioni penali e per questioni finanziarie, perché è ovvio che la mala gestione della sanità, che è la prima voce di bilancio di una regione, significa buchi. Quei tanti buchi della sanità regionale, credo ci siano soltanto 3 regioni in Italia che non sono in rosso, che creano il grande debito della sanità nazionale. Quindi, se c'è una cosa importante da fare nell'allestire la nuova giunta di centrosinistra, per giunta capeggiata da Vendola, che è l'uomo che si propone come il rinnovatore della politica, della sinistra, il nuovo linguaggio, la narrazione, la poesia e tutto quello che volete voi, è proprio la scelta dell'assessore alla sanità. Chi viene nominato assessore alla sanità? Alberto Tedesco, ex socialista craxiano, che in quel momento è leader di un piccolo movimento detto dei socialisti riformisti. Che cosa fa Tedesco? Perché diventa assessore alla sanità? Diventa assessore regionale alla sanità perché, spiega oggi Vendola, gli fu indicato dal Partito Democratico, in particolare dai dalemiani ai quali Tedesco era molto vicino, come la massima eccellenza in fatto di esperienza in tema sanitario. Come direbbero a Roma, te credo.
nel senso che la famiglia di Tedesco, i figli, hanno in quel periodo, e credo ancora oggi, 3 aziende nel settore delle protesi ortopediche. Chi ha una società che produce protesi ortopediche ha un unico cliente, la regione, le ASL. E infatti il mercato della fornitura delle protesi ortopediche in Puglia se lo dividevano grosso modo la famiglia Tedesco e la famiglia Tarantini. Tarantini, insieme al fratello, ha un'altra società di protesi. E chi è Tarantini? Giampaolo Tarantini, detto Giampi, arrestato poi perché portava le mignotte a Palazzo Grazioli e anche a alcuni politici pugliesi. Era un puttaniere, era un pappone di professione? No. Sua professione è imprenditore del ramo protesi, che poi voleva allargarsi nel ramo costruzioni e forniture alla protezione civile, e che per ingraziarsi i politici regionali e nazionali, di destra e di sinistra, usava allettarli non soltanto con regali, ma anche con tangenti in natura, mignotte. Quindi il capo della famiglia Tedesco, la persona più importante della famiglia Tedesco, famiglia che ha tramite i suoi figli 3 aziende nel settore protesi sanitarie e affini, clienti queste società della regione, senza gli appalti della regione le protesi ovviamente te le puoi infilare da solo, dove preferisci, viene nominato assessore alla sanità regionale. A questo punto uno dice: sarebbe questa la novità della politica di Vendola, eccetera, prendere un vecchio craxiano riciclato nei dalemiani e metterlo all'assessorato più importante e più dispendioso come voce di bilancio della regione? È questa la ventata di rinnovamento? I fatti dicono che le cose sono andate così. Naturalmente che cosa succede? Che questo Tedesco impiega poco a farsi valere all'assessorato e già 3 anni dopo viene indagato dalla procura di Bari per vari reati. In quel momento si sapeva che era indagato per tangenti. E allora Vendola dice di averlo cacciato, Tedesco dice di essersi dimesso, anzi di aver offerto le dimissioni che all'inizio Vendola non voleva accettare, ma insomma cambia poco. Tedesco, appena giunge notizia che è indagato per la mala gestione della sanità regionale, 2 anni fa viene a smettere di fare l'assessore. Che cosa fa? Attende pazientemente il processo per dimostrare la sua estraneità alle accuse? No. Passa direttamente dalla giunta regionale al Senato della Repubblica, con un bel escamotage. Lui si era presentato alle elezioni del 2008, ma non era stato eletto, era risultato il primo dei non eletti nella lista del PD. Quindi solo se un parlamentare del PD eletto in Puglia al Senato, sapete che lì il collegio è regionale, o muore o si dimette, lui può subentrare. Ed è proprio quello che succede quando alle elezioni europee i dalemiani hanno la bella idea di candidare un loro senatore, che è l'ex ministro dell'agricoltura De Castro. De Castro viene eletto, anche perché si fa eleggere chi si vuole nei grandi partiti, lo sapete benissimo. De Castro viene eletto parlamentare europeo, lascia il Senato, il posto vuoto viene automaticamente occupato da Tedesco, che da quel momento è corazzato con l'immunità parlamentare, esattamente quello che aveva fatto Fitto la volta precedente. L'altro giorno
Al termine di 3 anni di indagine, la procura ha consegnato le sue richieste al GIP, c'erano 18 richieste di arresto, il GIP ne ha accettate 10, no, 8 scusate, e tra queste ha disposto la cattura di Tedesco, soltanto che per catturare Tedesco bisogna chiedere l'autorizzazione al Senato. Domani, martedì, la Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato risponderà sull'arresto di Tedesco, dopodiché si pronuncerà l'Aula. La domanda è: sapere che Tedesco avrebbe commesso reati o sarebbe stato accusato di commettere reati come assessore, Vendola non lo poteva sapere prima di nominarlo assessore. Che Tedesco avesse un conflitto di interessi familiari macroscopico, lo poteva sapere o no? Certo che lo poteva sapere, l'hanno scritto tutti i giornali, l'hanno detto alcune forze politiche, peraltro nemmeno il centrodestra, perché il centrodestra non può accusare di conflitto di interessi il centrosinistra, quindi il centrodestra stava zitto, ma c'era per esempio un parlamentare, Pierfelice Zazzera dell'Italia dei Valori, che sul conflitto di interessi di Tedesco ha fatto una grande battaglia, quando stava per essere nominato e quando è stato nominato. Che cosa dice Vendola, intervistato da Ferruccio Sansa sul Fatto Quotidiano? Tedesco mi era stato rappresentato come l'unico profilo di alta competenza sull'intricata sanità pugliese. La mia parola e il mio sguardo mi parevano un deterrente sufficiente per chi avesse intenti meno che leciti. Cioè, D'Alema Vendola ti guarda in faccia, ti parla e da quel momento tu diventi immune da tentazioni. Questa è la presuntuosa visione della politica che ha Vendola, quindi potrebbe nominare anche, che ne so, Al Capone, perché poi basta guardarlo e parlargli e quello diventa buono. È come San Francesco con il lupo di Gubbio. Il problema è che qua il lupo perde il pelo ma non il vizio. E infatti Vendola dice: magari sono stato presuntuoso, ma penso che chi lavora con me non possa essere sfiorato da dubbi disonesti. E invece è quello che è esattamente successo, quindi non funziona lo sguardo. All'inizio del mandato Tedesco, perché poi Sansa gli dice, il conflitto di interessi di Tedesco, che aveva figli con società che operano nella sanità, era noto. Risposta di Vendola: all'inizio del mandato Tedesco mi diede garanzia che avrebbe sciolto il conflitto, comunque l'ho sostituito alle prime voci di un coinvolgimento nell'inchiesta. Il problema non è che l'hai sostituito dopo, perché dopo il danno è già fatto. C'è già un'inchiesta, c'è già una sanità inquinata per 2 anni, hai sbagliato gravemente l'assessore più importante della tua giunta e potevi evitare di sbagliare. Perché? Perché lo sapevi che se c'era una persona, anzi 2 persone in Puglia che non potevano fare l'assessore regionale alla sanità, erano proprio Tedesco e Tarantini, perché si spartivano il mercato delle forniture alle ASL. 2 persone su milioni di persone non potevano fare l'assessori e proprio una di queste 2 persone tu vai a prendere. Perché? Adesso ovviamente dice che gliel'ha segnalato D'Alema. Vendola esagera e dice che Tedesco era l'uomo forte del PD. Si dimentica che nel 2005-2006 non c'era il PD. Si dimentica che Tedesco era leader di una piccola formazione, i socialisti riformisti. Si dimentica che il presidente della regione, eletto direttamente dal popolo, cioè lui, può tranquillamente, nel rispetto del manuale Cencelli, e cioè che ogni alleato deve essere rappresentato numericamente, la scelta degli assessori spetta a lui, al governatore. E se ti propongono una persona che non ti convince, non dal punto di vista penale, perché Tedesco ancora era insospettato, ma dal punto di vista del conflitto di interessi, tu punti i piedi e dici: quel posto spetta a voi, benissimo, mettetemi uno che non abbia società in affari con la regione. Ma ammettiamo che lui si convinca che il suo sguardo
miracolerà Tedesco e lo libererà seduta stante da tutti i conflitti di interessi. Benissimo. All'inizio del mandato Tedesco mi diede garanzia che avrebbe sciolto il conflitto di interessi. Ecco, Vendola lo guarda, l'altro garantisce e da quel momento si scioglie il conflitto di interessi. Bene, un mese dopo che l'hai nominato vuoi verificare, non ci vuole la CIA per verificare se le società della famiglia Tedesco sono ancora della famiglia Tedesco, oppure se sono passate di mano, perché o le ha vendute e allora ha risolto il conflitto di interessi, o non le ha vendute e allora il conflitto di interessi c'è ancora. E devi aspettare la magistratura per scoprire che non le ha vendute 2 o 3 anni dopo? O lo potevi fare semplicemente con una visura camerale o chiedendoglielo? Le hai vendute o non le hai vendute? Qui c'è da domandarsi se Nicky ci è o ci fa. Ho l'impressione che ci faccia, perché l'uomo è tutt'altro che stupido. Penso che stia facendo il furbo su questa questione di Tedesco e che non se la possa cavare con così poco, fermo restando che Vendola è onesto, che non prende soldi, onesto nel senso che non prende i soldi, ma intellettualmente onesto è un'altra cosa. Credo che qui non ce la racconti giusta. Infatti Michele Emiliano, il sindaco di Bari, sul suo blog gliel'ha fatto notare, dice: guarda che Tedesco l'hai voluto tu, guarda che Tedesco lo potevi respingere tu, guarda che non è vero che te l'ha imposto il PD, perché il PD non c'era, magari te l'ha chiesto D'Alema e tu potevi fare una pubblica denuncia se non volevi Tedesco. Se hai preso Tedesco adesso non trincerarti dietro D'Alema, perché sei tu il governatore della regione Puglia, eletto direttamente dal popolo, non nominato dai partiti. A differenza di Berlusconi, che dice di essere eletto dal popolo, mentre invece è stato regolarmente nominato dal Parlamento, dal capo dello Stato su indicazione del Parlamento, Vendola è eletto direttamente dal popolo. Quindi risponde lui della giunta. Poi gli hanno anche arrestato il vicepresidente Nicola Frisullo. Perché? Perché Tarantini, sentendosi emarginato dal mercato degli appalti, in quanto c'era Tedesco, cioè il capo della famiglia concorrente a quella di Tarantini, che cosa fa? Cerca di arruffianarsi D'Alema pure lui, nella speranza che ce ne sia ancora anche per lui. E cosa fa? 3 cose. Si avvicina a Roberto De Santis, imprenditore pugliese che è il migliore amico di D'Alema ed era socio nella prima barca che aveva D'Alema, Icarus. Tramite De Santis aggancia D'Alema, col quale, in barca, fa un weekend, racconta almeno Tarantini nei verbali, a Ponza, un altro weekend in Salento, e poi c'è un viaggio a New York di cui nel verbale non si capisce bene una cosa, se c'è solo De Santis o se c'è anche D'Alema, ma in Puglia De Santis è, diciamo, la pupilla dell'occhio di D'Alema. Terzo, si arruffiana il vicepresidente della regione Puglia, Nicola Frisullo, dalemiano di ferro, la figura più importante politicamente dei dalemiani in Puglia, che diventa cliente di, dice Tarantini e accertano i magistrati, 2 prostitute dell'harem di Tarantini, che guarda caso erano le stesse che ogni tanto prestavano servizio anche a Palazzo Grazioli. Giorni pari Berlusconi, giorni dispari Frisullo. Frisullo finisce in galera perché in cambio Tarantini voleva favori nel ramo della sanità. Voi vedete che effetto a catena ha la nomina di Tedesco. All'inizio il peccato originale della prima giunta, il primo atto importante di Vendola. Questi sono i risultati penali. I risultati finanziari sono che la Puglia in questi 6 anni ha accumulato un deficit sanitario spaventoso, molto peggiore di quello che era riuscito ad accumulare Raffaele Fitto. Poi sapete che il governo deve approvare o bocciare i piani di rientro dal debito sanitario delle regioni. Bene, Tremonti ha bocciato il piano di rientro presentato dalla Giunta Vendola e Tremonti ha tanti difetti, ma secondo me in questo caso non ha tutti i torti. Ha torto quando paragona la Puglia alla Grecia.
cioè a uno Stato praticamente fallito. Puglia non è fallita. Ma quando critica la mala gestione della sanità pugliese dal punto di vista finanziario non può evidentemente avere torto. Nel dicembre, non di quest'anno, dell'anno passato, cioè del 2009, quindi poco più di un anno fa, la perdita di esercizio della sanità pugliese era di 1 miliardo, cioè di 2000 miliardi di lire. Sapete quant'è ogni anno il bilancio della sanità a livello nazionale? È poco più di 100 miliardi. L'1% del bilancio della sanità nazionale è il buco della sanità pugliese, quindi le dimensioni sono enormi di questo buco. E un terzo di questo buco, 350 milioni, la giunta Vendola li ha accumulati soltanto nel 2009, cioè soltanto in un anno 350 milioni di buco. Qui la politica c'entra poco, Tremonti destra, Vendola sinistra c'entra poco, questi sono numeri. Sono numeri che dipendono forse anche dal fatto che 2 anni fa, cioè che l'anno scorso, quando è stato eletto governatore della regione Puglia, poco prima delle elezioni, Vendola che cosa ha fatto? Ha assunto a tempo indeterminato 8.000 precari fra dirigenti medici e infermieri di società esterne che lavoravano per le ASL e che sono stati di botto tutti internalizzati nelle ASL. Naturalmente è un'ottima cosa combattere il precariato, è un'ottima cosa cercare di stabilizzare i lavoratori, ma se li fai tutti stabili in blocco la settimana prima delle elezioni, 10 febbraio, ultima seduta del Consiglio regionale prima delle elezioni, e beh, se l'avesse fatto un democristiano o un socialista, qualcuno avrebbe detto questo puzza tanto di compravendita di voti. Tu in campagna elettorale assumi 8.000 persone, perché? Se lo potevi fare, se era giusto, perché non l'hai fatto prima? Se lo fai adesso c'è il sospetto che ti stai comprando un po' di voti, a spese dei contribuenti, in una regione che è dissestata dal punto di vista del bilancio della finanza sanitaria. Ecco, questo è il profilo politico, amministrativo e finanziario. Poi c'è il profilo penale, che per Vendola è stato escluso, e infatti Vendola, dopo che è stato archiviato la sua posizione, si lamenta, che dice: ma come? Il mio processo era stralciato davanti al GIP di Paola, mi pare che si chiami di Paola, mentre tutte le carte naturalmente le trovate sul sito del Fatto Quotidiano per leggere bene di che cosa si tratta, ma la vicenda Tedesco invece sta davanti a un altro GIP che si chiama De Benedictis, e quindi De Benedictis non ha potuto fare a meno, ovviamente, dovendo scrivere com'è organizzato il sistema criminale che lo ha portato a disporre l'arresto di 8 persone, tra le quali anche del senatore Tedesco. È ovvio che De Benedictis deve descrivere qual è il sistema, e il sistema ovviamente è una piramide al cui vertice c'è Vendola, e quindi ha fatto delle osservazioni che riguardano anche Vendola e il sistema di cui è responsabile il governatore eletto dal popolo, un sistema clientelare, una lottizzazione sistematica, un collaudato sistema criminale, costituisce un dato irrecusabile la consapevolezza dei responsabili politici, di tutti i responsabili politici, di operare per fini di spartizione politica e occorrentizia. Non risulta circoscritto questo sistema a singoli esponenti della maggioranza di centrosinistra, ma assurge a logica di strategia politica, al fine di acquisire consenso e rendere stabile la maggioranza di governo.
tedesco curava i suoi interessi personali ed economici e Vendola aderiva alle richieste del suo assessore per criteri di spoil system del tutto avulsi da esigenze di corretta gestione amministrativa dell'ASL di Lecce. Cosa vuol dire spoil system? Spoil system è una buona cosa. Arriva il governatore, col suo assessore nomina i dirigenti delle ASL, li sceglie di sua fiducia, così quelli rispondono a lui e così risponde lui alla fine per l'operato di questi signori. Se hanno fatto bene avrà di che vantarsene con gli elettori e avrà fatto un buon servizio ai cittadini, se hanno fatto male non potrà dire li ha scelti il mio predecessore. Quindi lo spoil system responsabilizza. Fai pure piazza pulita, nomina pure tutti quelli che decidi che sono bravi. Se poi si vede che sono delle ciofeche, però, non puoi dar la colpa ai predecessori, come fa sempre Berlusconi, e qualunque cosa è sempre colpa di Prodi. Se li hai scelti tu con lo spoil system, poi ne rispondi tu del loro operato e li devi controllare tu tramite il tuo assessore. E invece lo spoil system, scrive il giudice, legittimo, non obbediva a criteri di corretta gestione amministrativa, ma a criteri di interessi personali ed economici dell'assessore e di interessi clientelari del governatore Vendola e dei suoi alleati del centro-sinistra in giunta per acquisire consenso e stabilizzare la maggioranza. Poi ci sono i dettagli, sapete, i giornali hanno parlato molto del fatto che Vendola voleva confermare un commissario straordinario in un'ASL come direttore generale. Una norma regionale vietava di fare direttore generale nello stesso posto uno che era già stato commissario straordinario. Allora lui chiama l'assessore e dice: ma non si può togliere questa norma e cambiare questa norma. Hanno subito detto che voleva fare la legge ad personam come Berlusconi. Naturalmente sono stronzate. Berlusconi legge ad personam le fa per cancellare i suoi reati o i suoi processi. Qui Vendola stava semplicemente cercando di adeguare una norma per poter mettere una persona di sua fiducia. Il problema non è quello. Non è il fatto che uno vuole cambiare una legge regionale, è il presidente della regione, è ovvio che se la maggioranza la cambia è il suo compito, cambiare le leggi regionali. L'importante è che poi risponda lui delle nomine e dei risultati. I risultati sono 1 miliardo e passa di buco, i risultati sono l'assessore numero 1 alla sanità che latita in Parlamento, altrimenti sarebbe in galera, i suoi principali collaboratori già in galera perché non sono andati in Parlamento, il vicepresidente Frisullo finito in galera e una sanità che viene così descritta dai magistrati con migliaia di elementi e di prove alla mano. In tutto questo c'è anche D'Alema, che naturalmente ha segnalato sia Tedesco sia Frisullo, ne sbagliasse uno, D'Alema. 2 ne ha segnalati, uno è finito in galera, l'altro ci sarebbe se non fosse in Parlamento. E che gironzolava in barca con Tarantini, e uno può dire vabbè, ma Tarantini racconta di aver organizzato una cena elettorale per D'Alema, e D'Alema c'era. Il sindaco Michele Emiliano dice che appena vide chi organizzava la cena suggerì a D'Alema di allontanarsi. Perché? Perché basta leggere quello che racconta Tarantini, e cioè che lui si era dato da fare per organizzare la cena, perché, diceva, la finalità era per noi quella di invitare i primi dirigenti delle ASL, i primari, e fare bella figura facendo vedere che c'era il presidente D'Alema. Volevo sponsorizzare
il PD, per essere accreditato a lavorare nella sanità, e già dopo che gli avevano messo Tedesco, che era considerato il suo rivale, il suo concorrente insieme alla sua famiglia, è ovvio che lui cercasse, no? E allora che cosa fa? Invita una grande tavolata in un bel ristorante fuori Bari, direttori generali della sanità, manager, primari, viceprimari, amministrativi, gli fa trovare D'Alema, paga lui per tutti e dice guardate con chi mi accompagno, quindi ricordatevi di me quando dovete affidare certe gare, certe forniture. Ecco, io credo che chi partecipa a certe cene, chi ha certe frequentazioni, non può dire non sapevo. Se stai in Puglia da una vita, vieni eletto in Puglia da una vita e partecipi a una cena elettorale di Tarantini, non puoi dire non so chi è Tarantini, non puoi dire l'ho incontrato per caso, perché a certe persone non va stretta nemmeno la mano se hai il sospetto non solo che siano di poco di buono, ma anche che vogliano usare la tua vicinanza per ottenere dalla regione dei favori o delle cose che non dovrebbero ottenere altrimenti. Ma anche lì tutto era partito dal peccato capitale. D'Alema che indica Tedesco assessore alla sanità e Vendola che obbedisce, senza esercitare le sue prerogative di scelta in ultima analisi della sua squadra di assessori e poi per i rami dei dirigenti. Il peccato originale è quello da cui discendono tutti gli altri e oggi abbiamo azzoppato da questa vicenda quello che per molti costituiva una speranza, non dico di rinnovamento perché fa politica da 30 anni, ma almeno diciamo di aggiornamento della classe dirigente del centro-sinistra. Era un po' meno vecchio di quelli che hanno rappresentato il centro-sinistra in questi ultimi 20 anni. Oggi è azzoppato da questa vicenda. E non può dire mi ha azzoppato D'Alema o mi hanno azzoppato i magistrati, si è azzoppato anche da solo, ma D'Alema diciamo che gli ha dato una buona mano. La domanda è che cosa debbano ancora fare i D'Alema Boys perché D'Alema sia accompagnato alla porta del PD. E la domanda è, ma è possibile che per andare allo scontro finale con l'uomo dei conflitti di interessi, cioè con Berlusconi, il centro-sinistra possa presentarsi con la faccia di Vendola, cioè uno che, dovendo nominare l'assessore alla sanità all'insegna del rinnovamento, mette proprio quello che era il simbolo del conflitto di interessi nella sanità pugliese? La risposta la lascio a voi. Continuate a leggerci sul Fatto Quotidiano, grazie a quelli che ci hanno dato fiducia venerdì, acquistandolo credo in 20.000 copie in più del solito per l'inserto culturale Saturno, che è stato molto apprezzato, e passate parola.